Ciao amici, ben ritrovati. Oggi volevo mostrarvi come ho realizzato queste stole a punto strega. Questa è una fatta con questo tipo di filato, molto carina, molto luminosa, di questo colore. Poi ne ho fatta un'altra molto delicata perché ho utilizzato un filato molto sottile, come vedete. In base al filato che voi utilizzerete verrà fuori un modellino un po' diverso, perché è appunto il filato che dà poi la lavorazione della stola. E poi ho fatto quest'altra invece utilizzando questo filato un pochettino più ricciolino, diciamo così, ed è venuta di quest'altre modellino qui. Quindi in base al filato che voi utilizzerete la lavorazione è sempre la stessa, vengono fuori queste specie di stelline qui, chiamiamole così, e sono realizzate tutte allo stesso modo, solo che cambia il tipo di filato che ho utilizzato. Vedete, questa è anche molto carina, questa tipo, perché questo filato è un poco più diciamo ricciolino già di suo, e quindi fa quest'altro effetto. Questo è molto delicato e molto sottile, e quindi è venuto di quest'altra modellino. Invece quest'altra, che è luminosa ed è un po' pelusa, diciamo così, vedete qui, è venuta di quest'altro modello. Ora vi faccio vedere come l'ho realizzato, e poi il filato lo scegliete voi, e in base al filato che avete scelto verrà fuori la vostra stola. Andiamo a vedere come si fa. La cosa importante per questa lavorazione è l'uncinetto che sia abbastanza grande. Io vado ad utilizzare un 5 mm, non importa lo spessore poi del filato che andate a utilizzare, quindi dovete utilizzare un uncinetto grande nonostante il filato sia più sottile. Io utilizzo il numero 5 con un filato numero 3 ad esempio, e vado a fare in questo modo. Comincio la mia lavorazione a punto strega facendo innanzitutto una maglia catenella, così. Chiudiamo la nostra maglia catenella e andiamo a fare la lavorazione così. Dobbiamo tirare il nostro filo, quindi inseriamo nell'occhiello, nel primo nostro occhiello, e andiamo a tirare il filo fino alla larghezza che vogliamo dare alla nostra stellina. Prendiamo ad esempio 2 dita di distanza, così, per portare, e andiamo a prendere nuovamente il filo e andiamo a fare una maglia bassa, però entrando qui nell'anellino che si è venuto a creare, e andiamo a fare la nostra maglia bassa in modo da chiudere questo anellino che abbiamo creato. Dobbiamo fare una sorta di catenella in questo modo, quindi andiamo a sollevare il filo sempre per 2 dita più o meno, cercando di tenere sempre la stessa distanza. Andiamo a prendere il filo e andiamo a fare la nostra maglia bassa entrando nell'occhiello qui. Dobbiamo in pratica realizzare la lunghezza che desideriamo, però che sia di un numero pari. Quindi ad esempio sono 2, e quindi saranno 4, 5, fino a quando 6, 8, 10, fino a quando arriviamo alla lunghezza che vogliamo dare alla nostra stola. Dopo aver fatto la nostra lavorazione in questo modo, quindi è tutta fatta così, dobbiamo semplicemente tirare il filo, entriamo nell'occhiello e andiamo a fare il nostro punto catenella. Poi andiamo a tirare il filo di nuovo, prendiamo di nuovo il filo e andiamo a fare il nostro punto. Entriamo qui dentro, prendiamo con l'uncinetto il nostro filo, e così proseguiamo facendo tutta la lavorazione in base alla lunghezza che vogliamo dare alla nostra stola. Io adesso andrò a fare, diciamo, 10 come campioncino, quindi 1, 2, 3, 4, 5, tiriamo, prendiamo il filo, entriamo nell'occhiello, e sono 6, e facciamo la nostra maglia. Poi facciamo 7, quindi tiriamo il filo sempre alla stessa altezza, prendiamo il filo in questo modo qui, entriamo nell'occhiello e andiamo a fare la nostra maglia bassa. Ancora una volta, e sono 8, 9 e 10, e ho fatto l'ultimo mio occhiello.
in questo modo. Quindi la lavorazione per questa prima riga, solo per questa prima riga, è fatta semplicemente dritta, così come se fosse una grande catenella, però allungata. Ora andiamo a lavorare altri 2 cerchietti, quindi facciamo uno, entriamo sempre qui e facciamo il secondo allo stesso modo. Questo secondo giro dobbiamo praticamente, questi 2 cerchietti che abbiamo fatto, li dobbiamo andare a chiudere saltando i 2 successivi, quindi 1 2 3 e 4, in fondo sono 4 perché abbiamo fatto questi 2 e abbiamo saltato i primi 2. Entriamo qui e andiamo a fare la nostra maglia bassa in modo da chiudere questa parte. Ecco qui, abbiamo chiuso i 4 anellini, diciamo. Poi andiamo a fare di nuovo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, andiamo sempre ad allungare un po', prendiamo il nostro filo, lo passiamo, rientriamo dentro nel cerchietto e andiamo a fare una maglia bassa. Andiamo a fare di nuovo un'altra, così, entriamo sempre qui e chiudiamo con una maglia bassa. E come abbiamo fatto prima, saltiamo 1 e 2 e entriamo qui. Quindi questo nostro secondo giro viene fatto in questo modo: alziamo, prendiamo il filo, lo passiamo, entriamo di nuovo nell'anellino e andiamo a chiudere. Sembra difficile, ma alla fine è molto ripetitivo. L'unica cosa che ci dobbiamo ricordare è che il primo giro va fatto semplice, solo tipo catenella. Il secondo giro invece dobbiamo lasciare 2 anellini in modo da girarci ed entrare qui dopo i 2 iniziali. Nel prossimo giro, che poi saranno tutti uguali i giri successivi, solo questi 2 iniziali sono fatti in questo modo. I restanti giri che verranno dopo, invece di fare solo 2 anellini, dobbiamo farne 3, che poi vi farò vedere il perché. Quindi solo nella seconda riga andiamo a lasciare 2, nella prima andiamo a fare soltanto le catenelle, diciamo semplici così, nella seconda andiamo a fare i 2 anellini prima e poi ci giriamo e ci colleghiamo dopo i primi 2, e invece nei prossimi andremo a fare 3 anellini nei prossimi tutti i giri che ci saranno. Quindi terminiamo questo qui, entriamo sempre qui, andiamo a chiudere con una maglia bassa, andiamo a fare la nostra di nuovo asolina, prendiamo il filo, entriamo, fate attenzione ad entrare qui e poi andiamo a fare nostra maglia bassa, tiriamo su, prendiamo il nostro filo, andiamo nell'occhiello e chiudiamo con una maglia bassa e poi di nuovo entriamo qui, quindi dobbiamo saltare sempre quei 2 sotto, entriamo qui, prendiamo il nostro filo e andiamo a chiudere. Di nuovo gli ultimi 2 sono rimasti, quindi adesso ho fatto solo un campioncino, quindi l'ho fatta così piccolina, però poi ovviamente la stola sarà più lunga. Poi le misure potete deciderle voi. Andiamo, saltiamo gli ultimi 2 ed entriamo qui nella nostra prima maglia che avevamo realizzato, sempre con una maglia bassa, e andiamo a chiudere così. Ora, come ho detto, come anticipato, dobbiamo lavorare tutti i prossimi giri fino alla larghezza che vogliamo dare alla nostra stola in questo modo. Dobbiamo fare 3 asoline, quindi non andiamo a fare più 2 come abbiamo fatto il secondo giro, che lo andremo a fare solo lì. Nei prossimi giri dobbiamo farne sempre 3, quindi andiamo a fare le nostre 3 asoline. Una, entro sempre qui allo solito modo, tiriamo questo, facciamo la seconda asolina, giriamo così, entriamo qui e andiamo a chiudere con una maglia bassa e la terza asolina e andiamo a chiudere sempre come abbiamo fatto. Allora, abbiamo fatto le nostre 3 asoline, 1 2 3, entriamo ora
invece di saltarne due questa volta e tutte le volte successive, ci andremo a mettere qui in mezzo. Quindi dove abbiamo lasciato questa, non a questa dove è unita, vedete queste due sono unite sopra e sotto, andiamo a metterci questa che sta libera, quindi alla prima che troviamo libera qui entriamo e andiamo a fare sempre lo stesso lavoro, andiamo a chiudere con una maglia bassa, ci alziamo e facciamo 1 e 2, entriamo dentro, facciamo una maglia bassa e ora ci dobbiamo sempre inserire lì dove è libera, quindi non qui dove abbiamo chiuso qui, e questa che è libera, vedete, è aperta, quindi questa che sta da sola, che poi la prossima successiva andiamo a chiuderci con una maglia bassa e di nuovo vedete poi viene così, viene in questo modo e si viene a creare questa piccola stella, diciamo questo piccolo fiorellino, in modo da incrociare. Quindi non andremo ad inserire qui dove è già incrociato, ma andremo ad inserire dove non è incrociato. Vedete, qui è incrociato già e quindi dobbiamo entrare nell'altro che non è incrociato. Quindi facciamo sempre quella lavorazione uguale per tutti i giri. L'unica cosa che vi dovete ricordare è che nel primo giro si fanno solo una linea dritta per cominciare. Il secondo giro invece dobbiamo fare 2 asoline, nel terzo giro e nei giri successivi ne dobbiamo fare sempre 3 per girare. Quindi da ora in poi saranno sempre 3 e ci dobbiamo collegare non più qui, ma ci andremo a collegare nella solina da sola qua, in modo da incrociare la stellina, vedete? E la lavorazione viene fatta tutta così. Tutti i giri successivi dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto in quest'ultimo giro e vi andate ad alzare all'altezza che desiderate quando sia alta la vostra stola. Potete farla di 70 cm, poi in base ai vostri gusti decidete. Volendo si può fare anche a scialle, diciamo a punta, utilizzando sempre la stessa tecnica. Quindi entrate nell'ultima e fate sempre la vostra maglia bassa, poi rigirate e facciamo sempre 3 asoline anziché 2, quindi nei giri successivi saranno sempre 3 e non 2. Quindi io ho cominciato quest'altra e viene in quest'altro modo, vedete, utilizzando quest'altro filato in cotone mi è venuto in quest'altro modo. Questo è il filato lucido che sto utilizzando e verrà la stola fatta in questo modo. E come vi ho fatto vedere, queste altre sono state fatte con filati diversi e il risultato sembra diverso, però la tecnica che ho utilizzato è la stessa. L'unica cosa che ho modificato è il filato che ho utilizzato. Qui ho utilizzato questo tipo che è molto carino, molto morbido, poi ho utilizzato sempre questo qui che vi ho fatto vedere, molto delicato, anche se sottilissimo, però è davvero bello perché viene questo punto a strega che è molto visibile e molto delicato, e poi c'è quest'altro invece che mi è venuta in quest'altro modo, utilizzando questo filato già riccio di suo, viene quest'altra lavorazione. Sono bellissime, è un punto che si presta tantissimo a fare delle stole, è semplice poi alla fine perché non è così complicato. Provate a farne un po', vedete che non risulta tanto difficile. Nel caso vi risulta difficile, scrivetemi pure che cercherò sempre di spiegarlo in modo ancora più semplice. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Un bacio. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.